Ercole Baldini, Tornese, Herbert Elliott, Tony Seiler, Roger Rivière. Questi alcuni tra i maggiori protagonisti italiani e stranieri del 1958. Nelle prime settimane dell'anno, sport di attualità con un gran fervore di gare sono quelli che hanno per teatro le piste e i campi di neve. E ai campionati mondiali di bob sulla pista olimpica di Garmisch-Partenkirchen, una squillante vittoria ottenuta per l'Italia da Eugenio Monti e Renzo Alverà, che vediamo in azione, trionfatori con un tempo record nel bob a 2. Al posto d'onore un altro equipaggio azzurro, Zardini Sior Paes, e la nostra affermazione è completata dal terzo posto ottenuto nel bob a 4. Ecco Monti e Alverà all'arrivo. Ancora gli sport invernali, dal bob allo sci. E al concorso femminile di Grindelwald, Carla Marchelli, che aveva già dominato il 57, si afferma nella gara di discesa libera e grazie al secondo posto ottenuto nello slalom gigante si piazza terza nella classifica della combinata alpina. Assieme alla Marchelli, il 58 vede primeggiare in Italia e comportarsi assai bene anche in campo internazionale altre due giovani sciatrici. Pia Riva, campionessa nazionale di slalom gigante e discesa libera, e Jerta Schier, che conquista il titolo italiano nello slalom speciale. In campo maschile il solido e tenace Giuseppe Steiner è campione italiano nel fondo 15 e 30 km, mentre ai campionati mondiali di lati, prove nordiche, il 21enne Marcello De Dorigo si afferma come la rivelazione dell'anno per le sue eccellenti prestazioni. Dal 2 al 9 febbraio, nella ridente cittadina austriaca di Bad Gastein, campionati delle specialità alpine. Oltre agli europei, questa volta anche americani e asiatici offrono prestazioni di qualità. Ma il trionfatore è Tony Seiler. Gli appassionati austriaci lo chiameranno Golden Tony, il Tony d'oro. Seiler, rivelatosi campione di classe eccelsa alle Olimpiadi invernali di Cortina nel 1956, riconferma sulle nevi di casa tutto il suo valore. Domina nella discesa libera, eccolo scendere vertiginosamente lungo i 3.500 metri della pista, sfiorando la media di 85 km all'ora, e vince 3 dei 4 titoli in palio. Egli ha conquistato infatti anche il titolo della combinata grazie alla vittoria riportata nello slalom gigante. Nello slalom speciale invece Seiler deve accontentarsi del secondo posto. Vincitore è Jost Rieder, che vediamo in azione, anche egli austriaco. Assai modeste le prove degli italiani. Il migliore è Paride Miglianti, 10° nello slalom gigante e 13° nella discesa libera. In campo femminile, 2 titoli mondiali, slalom gigante e discesa libera, sono conquistati dalla 23enne canadese Lucille Wheeler. Nella discesa ha preceduto la svizzera Denzer, che otterrà il primo posto nella combinata, e le nostre Carla Marchelli e Pia Riva. Nello slalom speciale, infine, tutte le gare di Bad Gastein sono state teletrasmesse in Eurovisione, si afferma la norvegese Inger Bjørnbakken, sovvertendo ogni pronostico davanti all'austriaca Puzzi Frandl. Dopo tanti campioni stranieri, rivediamo all'opera gli italiani, precisamente i calciatori azzurri. Ma a gennaio, sul terreno del Windsor Park di Belfast, gli irlandesi, che vediamo di spalle segnare il primo gol con McIlroy, ci battono per 2-1. Finisce così per la nostra squadra nazionale l'avventura della Coppa del Mondo edizione 1958. In festa gli sportivi irlandesi, delusi quelli italiani che hanno potuto seguire alla televisione le fasi della partita. In svantaggio per 2-0, gli azzurri riescono solamente ad accorciare le distanze nella ripresa con questa rete di Da Costa. Ai mondiali di Stoccolma, questa volta, non ci saremo.
Saremo invece il 23 marzo a Vienna per la 23esima partita di una serie tradizionale di confronti tra i bianchi austriaci, che segnano per primi con Kozlicek, e gli azzurri. Ancora una sconfitta per gli italiani, 3-2. Autori delle nostre reti, Petris, che pareggia all'inizio della ripresa, e Firmani, che al 16° ci porta addirittura in vantaggio. Purtroppo vengono altri 2 gol degli austriaci, questo di Körner e quest'altro di Buzek. Pazienza. Frattanto giunge al termine il campionato nazionale e la Juventus, battendo a Torino in notturna la Roma per 3-0, ecco il primo gol di Sivori, chiude in bellezza il torneo 57-58, conquistando per la 10ª volta lo scudetto di squadra campione d'Italia. La seconda rete su rigore battuto da Charles e la terza, questa, su tiro del capitan Boniperti. Al termine, invasione pacifica del campo e feste per tutti. A giugno i campionati del mondo e i brasiliani conquistano il titolo con una clamorosa vittoria finale sulla Svezia per 5-2. Il segreto del loro successo? Una sbalorditiva abilità tecnica posta al servizio di una moderna e pratica organizzazione di gioco. Ecco il primo gol dei sudamericani. Garrincha, Vavà, rete. Quasi identica alla seconda segnatura, ancora con Garrincha e Vavà. Ed ecco nel secondo tempo il gol capolavoro di Pelé, terza delle 5 reti del Brasile. Finalmente Bellini può salire sul podio per la premiazione. La Coppa Rimé è andata alla squadra più degna. Al Palais des Sports di Parigi, edizione 58 dei campionati mondiali di pattinaggio artistico e ritmico. Nel singolo femminile, Carol Ice riconquista il titolo confermando di essere la più grande e completa pattinatrice di tutti i tempi. La Ice, balzata alla ribalta alle Olimpiadi di Cortina, ha eseguito un esercizio pieno di grandi difficoltà tecniche con squisita grazia. Altra riconferma nel singolo maschile, dove si impone Devin Jenkins, anche lui statunitense. Jenkins, con una perfetta esecuzione nell'esercizio libero, è riuscito a superare il connazionale Brown, che guidava la classifica dopo le prove obbligatorie. Nell'artistico a coppie, ancora una riconferma, quella dei canadesi Barbara Wagner e Robert Powell, che vi presentiamo. Nel ritmico, la scuola inglese dà nuovamente un saggio del suo valore. Vittoria di June Markham e Courtney Jones. Dal pattinaggio all'hockey. Si conclude in marzo il campionato nazionale e al Palazzo del Ghiaccio di Milano il Milan-Inter, riconoscibile per la maglia senza scritta, si riconferma campione d'Italia battendo nell'ultimo confronto l'Ozzo Scoiattoli per 8-4. Il Milan-Inter ha concluso il torneo imbattuto, 10 vittorie in 10 incontri, precedendo il Cortina e il Bolzano. Notevole anche il quoziente reti. I milanesi infatti hanno messo a segno ben 101 gol, subendone 30. Altro sport dove la velocità e la fulmineità delle azioni costituiscono un'arma preziosa è la pallacanestro. E di queste doti i nostri cestisti, qui all'attacco, hanno fatto buon uso. Vincitori a Praga e a Parigi e a Pesaro contro la Jugoslavia, gli azzurri hanno saputo tener testa a Milano in questo incontro anche alla squadra dell'Unione Sovietica, perdendo di stretta misura, 64-59, dopo aver terminato il primo tempo in parità. I pur fortissimi sovietici, anzi, per resistere alle veloci discese dei nostri atleti, hanno dovuto far ricorso all'aiuto del gigantesco Krumins, lento e pesante ma assai alto. Milanesi e bolognesi hanno dato il maggior numero di atleti alla squadra nazionale e ancora una volta la lotta per lo scudetto di campioni d'Italia si è risolta in un duello tra la Virtus Minganti, ecco i bolognesi all'attacco, e il Simmental di Milano. Anche il massimo campionato della stagione 57-58 si è concluso con il successo finale dei milanesi, che vediamo affermarsi a Bologna in casa dei valorosi rivali, con una serie di cesti irresistibili. In maggio si conclude il campionato di rugby. Le Fiamme Oro di Padova conquistano lo scudetto. In finale gli uomini di Battaglini in maglia scura eliminano sul loro campo il Milano. La scalata al titolo nazionale è stata molto incerta sino all'ultimo.
squadra forte e ben impostata tecnicamente, le Fiamme Oro hanno pienamente meritato il successo finale. Sono venuti alla ribalta uomini di classe, come Levorato, Ricciarelli, Berinazzo, Vetarello, Martini ed altri ancora. Gran merito dell'affermazione a Battaglini, allenatore di indubbia capacità. Brillante il comportamento dei nostri pugili professionisti in campo europeo. Sergio Caprari conquista in agosto a Sanremo il titolo continentale dei pesi piuma battendo il belga Jean Snayers. Caprari si è fatto ammirare per la potenza del suo sinistro. E l'anziano ma sempre valido Snayers, dopo aver toccato anche il tappeto, ha preferito abbandonare. Caprari è subentrato a Sherif Amiah, che aveva dovuto lasciare vacante il titolo. Nei pesigallo, cambio della guardia tra italiani. Piero Rollo, infatti, ha avuto la meglio sul campione Mario D'Agata, pantaloncini bianchi, in un match svoltosi in ottobre a Cagliari. Il neocampione europeo è un pugile ben dotato e tecnicamente assai preparato. Si parla ora di un incontro, titolo mondiale in palio, tra Rollo e il francese Alphonse Alimi, l'uomo che ha strappato al nostro D'Agata la corona mondiale. Emilio Marconi, pantaloncini più chiari, ha riconquistato proprio in questi giorni il titolo europeo dei welter battendo ai punti a Milano il francese Jacques Herbion. Marconi aveva dovuto cedere il suo titolo all'inizio dell'anno all'inglese Peter Waterman. Il verdetto che premiò l'inglese fu molto criticato. Ritiratosi Waterman, dopo la dura sconfitta subita ad opera del leggero Charlie, l'EBU stabilì che fossero Marconi e Herbion a disputarsi il titolo vacante. Il nostro pugile, con un bel combattimento, si è ripresa la corona che ingiustamente gli era stata tolta. Il campione europeo dei leggeri Duilio Loi è il quarto italiano in possesso del titolo continentale. Quest'anno Duilio ha difeso una sola volta il suo titolo, pareggiando con il connazionale Mario Vecchiatto. Loi è il campione europeo con maggior anzianità. Il titolo è in suo possesso dal 1954. In campo europeo il tedesco Gustav Bubi-Scholz, a sinistra, ha posto fine al dominio nel campo dei pesi medi del francese Charles Mes ed è ora il campione continentale. Il tedesco, che in un match senza titolo aveva perso con i Mes, ha davvero del sorprendente. Egli infatti è stato lontano dal ring per lungo tempo causa una grave malattia e quando sembrava perso per il pugilato ha ripreso brillantemente. In campo mondiale il pugile di maggior rilievo è stato senz'altro il campione dei medio-massimi Archie Moore. Il negro si è riconfermato recentemente campione battendo per knockout lo sfidante Durel. Il 45enne Moore, che milita tra i professionisti da 23 anni, ha collezionato in questo match il suo 127esimo knockout, record assoluto nella storia del pugilato. La scena del galoppo italiano è stata dominata dal 3 anni Sedan, che ha vinto tutte le maggiori classiche, dal Derby, gara che vi presentiamo, ai premi Italia e Principe Amedeo e al Gran Premio Milano. Sedan, della razza Ticino, allenato da Maggi, è un cavallo di ottima levatura, ma all'allevamento italiano manca ancora un vero fuoriclasse. Maggiori soddisfazioni abbiamo avuto nel trotto, dove il 6 anni tornese è passato di vittoria in vittoria, superando la cifra record di 100 milioni di vincite. Un altro primato ugualmente prestigioso ha stabilito il Sauro dell'allevamento del Portichetto. Ha vinto infatti il campionato internazionale d'Italia, imponendosi in tutte e 10 le prove. Nell'ultima classica, il Gran Premio delle Nazioni, Tornesi ha dovuto subire una battuta d'arresto ad opera del francese Icar 4, l'unico straniero che sia riuscito a sconfiggerlo sulle piste di casa. Il trotto italiano ha fatto dei passi da gigante in questi ultimi tempi. Gli anziani sono una realtà, i giovani delle sicure promesse. Negli sport bellici, gli italiani quest'anno hanno badato soprattutto a curare la preparazione in vista delle Olimpiadi. Con questo non sono mancati i risultati di rilievo. Cavallo e Pelasquier hanno conquistato il titolo europeo rispettivamente nei Lightning e nei Finn. Capio si è piazzato al posto d'onore nel mondiale dei Flying Dutchman e nell'europeo degli Snipes. Convincenti anche i successi internazionali di Oberti e di Sorrentino nei 550 e nei dragoni, come quelli degli equipaggi militari nelle regate con i Rourke. 19 marzo. Torna sulle strade d'Italia il ciclismo con la vecchia Milano-Sanremo nata nel 1907.
Tutti i migliori corridori europei sono presenti per la 49esima edizione della classica di primavera. Dopo una gara molto incerta, la Sanremo si conclude in volata. Ed è la ruota di un belga a sprecciare per prima, quella di Rick Van Looy. Di buon auspicio la vittoria di Rick, che nel 58 ha collezionato 31 affermazioni. In una bella mattinata di sole, e il 18 maggio, parte da Milano la più importante corsa a tappe italiana, il Giro. 120 corridori partecipanti. La sportiva folla milanese augura buon viaggio al 41esimo Giro d'Italia. Sarà il Giro degli italiani e di Baldini. Il romagnolo, già nella cronometro di Comerio, pone una prima ipoteca sulla vittoria finale. Col successo, la maglia rosa. La maglia cambierà padrone varie volte per giungere poi ad un modesto gregario. Giovanni Pettinati, che a 32 anni viene di colpo promosso da portaboracce a uomo di primo piano. Infine, sulla dura salita di Bosco Chiesa Nuova, Baldini domina i più quotati scalatori e, vincendo la tappa, conquista definitivamente il simbolo del primato. A Milano l'ultima volata è per Poblet, vincitore di 3 tappe, ma Baldini è il dominatore del Giro. È la consacrazione di un fuoriclasse. Sempre in giugno Pasqualino Fornara vince il 22esimo Giro della Svizzera. L'atleta di Borgo Manero è l'unico corridore che abbia vinto la corsa per 4 volte. Da Bruxelles prende l'avvio il 45esimo Tour de France. Per i nostri il Tour non incomincia altrettanto bene come il Giro. Nella 7ª tappa, infatti, perdiamo un valido esponente, Pippo Fallarini, coinvolto in una brutta caduta. Ma gli uomini di Binda si rifaranno vincendo 5 tappe. Balza successivamente alla ribalta un corridore italiano, Vito Favero, che al termine della Pollution conquista la maglia gialla. Erano 6 anni che un italiano non l'intassava più. Favero la porterà per 4 giorni, cedendola poi a Gemignani. Ma il tour non è finito. Si decide nella tappa a cronometro Besançon-Dijon, dove Gaul trionfa spodestando il vecchio Gem. Il Parco dei Principi saluta vincitore lussemburghese. Al posto d'onore, Favero. A Reims, un campionato del mondo indimenticabile. Qui si decide la superiorità degli uni o degli altri. Dopo pochi chilometri del difficile circuito, fuggono in 4. Nencini, Vortin, Baldini e Bobet. A 70 km dal traguardo, Baldini resta solo al comando. Il tenace Bobet resiste a distanza, sarà secondo. Il romagnolo si avvia a cogliere la più grande vittoria della sua carriera ed una delle più belle nella storia del ciclismo mondiale, poiché conquistata dopo una fuga di oltre 200 km. Dopo Binda, Guerra e Coppi, Baldini è il quarto italiano che si fregia della maglia iridata. Bilancio positivo anche i mondiali della pista, che si disputano al parigino Parco dei Principi. Nella velocità professionisti si impone un neopromosso, il francese Michel Rousseau, già per 2 anni mondiale dei dilettanti ed olimpionico. Enzo Sacchi ottiene un onorevole secondo posto. Gli altri titoli a Rivière, Schell e Bücher. Per l'Italia, l'unica maglia iridata la conquista Valentino Gasparella nella velocità dilettanti. Il Veneto in questa stagione ha vinto tutti i gran premi riservati alla sua categoria. Il record dell'ora è indubbiamente uno dei più prestigiosi per un ciclista. E a Milano, sulla pista del Vigorelli, Roger Rivière, che già lo detiene con chilometri 46 e 923, lo porta il 23 settembre a chilometri 47 e 346. Di passaggio, l'atleta di Saint-Étienne migliora anche i suoi primati dei 10 e 20 chilometri. Apertasi in Italia, la stagione ciclistica internazionale si chiude egualmente nel nostro paese, con il Giro di Lombardia. Con una lunga volata, Nino De Filippis coglie tutti di sorpresa e vince la classica di chiusura. Una stagione più che positiva per il ciclismo italiano, grazie a Baldini, Favero, Fornara, Nencini e De Filippis. Ed ecco l'atletica, sport principe delle Olimpiadi. Per numero di record migliorati nel 58, in azione cavalli che ha portato il limite nazionale nel salto triplo a metri 15 e 64, l'Italia è tra le prime nazioni d'Europa. Nella stessa occasione, incontro Italia-Svizzera a fine luglio, Giorgio Mazza porta il record nazionale dei 110 metri ostacoli a 14 secondi e 3 decimi. Un tempo ragguardevole anche in campo europeo, come la misura raggiunta da Attilio Bravi nel salto in lungo, metri 7 e 69.
Dal 19 al 24 agosto, campionati europei a Stoccolma. Una formidabile rassegna di campioni, tra i quali si inserisce il nostro Abdon Pamic, secondo nella marcia dei 50 km. È il miglior piazzamento degli azzurri. In campo maschile, il maggior numero di titoli, 7, è ottenuto dalla Polonia. Ecco Krychowiak, vincitore nei 5.000 e 10.000 metri. Altra squadra assai forte, quella britannica. Tra le vittorie inglesi, quella dei 400, 800 e 1500 metri. Vediamo appunto l'arrivo della corsa degli 800 metri. Rosen vince inserendosi di forza tra Boysen e Schmidt. Nei 100 metri, il tedesco Armin Hari, famoso per le brucianti partenze, vince in 10 secondi e 3, nuovo record dei campionati, davanti al connazionale Germar e all'inglese Redford. Hari, del quale clamoroso un tempo di 10 netti però non omologato, è comunque uno dei più forti velocisti europei di tutti i tempi. Nel salto in alto, grande vittoria dello svedese Richard Dahl, con metri 2,12, il nuovo record nazionale, e nell'alto femminile, previsto successo della romena Yolanda Balas, che nell'annata ha migliorato 5 volte il record mondiale portandolo a metri 1,83. Con il 19enne Livio Berruti riprende la serie positiva della nostra atletica. A fine agosto, nel corso dell'incontro da noi vinto tra gli juniores italiani e francesi, Berruti migliora dopo tanti anni il primato nazionale dei 100 metri, portandolo a 10 secondi e 3 decimi. Nel settore dei lanci ecco il tris d'assi dell'atletismo italiano, con misure di valore mondiale. Giovanni Lievore, che nel giavellotto ha portato il record nazionale a metri 80 e 72. Silvano Meconi, primatista in patria nel getto del peso, con metri 17,81 e quarto in Europa. E Adolfo Consolini, sempre ai primi posti tra i campioni d'ogni continente, con un limite stagionale di metri 55,91. Da segnalare infine Gianfranco Baraldi, campione italiano degli 800 e 1500 metri e detentore di vari primati nazionali. In campo internazionale, 3 giganti dell'anno. Herbert Elliott, ventenne fenomeno australiano, venuto in Europa per conquistare in agosto 2 record mondiali, quello del miglio in 3 primi 54 secondi e 5 decimi a Dublino e quello dei 1500 metri in 3 primi e 36 secondi a Göteborg. Ed ecco una vittoria di un altro fuoriclasse, Glyn Davis, che per le sue imprese si è meritato l'appellativo di migliore atleta statunitense dell'anno. Neoprimatista mondiale delle 440 yard piane e dei 400 metri ostacoli. Terzo grande, un altro americano, Rafer Johnson, record mondiale del decathlon con 8.302 punti. L'inglese Mike Hawthorne su Ferrari ha conquistato il titolo mondiale conduttori, subentrando a Manuel Fangio che si è ritirato dalle competizioni. Hawthorne ha preceduto di poco nella classifica finale il connazionale Stirling Moss. Queste immagini si riferiscono al Gran Premio Italia, disputatosi all'Autodromo di Monza e vinto da Tony Brooks davanti ad Hawthorne. Mike Hawthorne, che dopo la conquista del titolo mondiale ha deciso di abbandonare lo sport, si è imposto soprattutto per la sua regolarità. Pilota di eccezionali doti, ha confermato su tutti i circuiti del mondo le sue indubbie qualità. Il campionato mondiale si è disputato in 11 prove. Le 6 migliori prestazioni di ogni pilota sono state computate ai fini della classifica. È la prima volta che un inglese iscrive il suo nome nell'albo d'oro del campionato istituito nel 50. Prima di lui si erano fregiati del titolo Nino Farina, Alberto Ascari 2 volte e Manuel Fangio 5 volte. Il campionato del mondo è andato ad un inglese, ma il merito è anche dell'industria italiana che gli ha fornito la macchina. Anche nel campionato mondiale marche per vetture sport si è avuta una vittoria della Ferrari. Jim Ratman ha vinto la 500 miglia di Monza che si è disputata sull'anello di alta velocità. Quest'anno gli americani sono stati affrontati dai piloti e dalle macchine europee. Pur dimostrando un'evidente inesperienza per questo tipo di gare velocissime, la media si è aggirata sui 270 km orari, gli europei si sono comportati bene e una Ferrari ha occupato la terza posizione. Al posto d'onore si è piazzato Bryan, il vincitore di Indianapolis e della scorsa edizione della 500 miglia di Monza. Ai mondiali di scherma di Filadelfia, il fiorettista Giancarlo Bergamini e la squadra di spada Edoardo Mangiarotti, Bertinetti, Saccaro, Pavesi, Pellegrino e Delfino hanno conquistato il titolo. Come sempre i nostri schermitori si sono comportati onorevolmente e con un poco più di fortuna avrebbero potuto vincere altri titoli. Edoardo Mangiarotti si è piazzato secondo nella spada individuale e la Colombetti ha conquistato il 4° posto nel fioretto femminile.
Nel canottaggio un titolo europeo per gli armi italiani. Lo conquista a Poznań in Polonia l'Otto della Moto Guzzi. L'equipaggio azzurro affronta e batte nettamente in finale armi fortissimi come quelli degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Gates, Winkler, Balatti, Borgnolo, Gilardi, Cantoni, Zucchi, Moioli e Stefanoni timoniere. Questi gli atleti che hanno nuovamente onorato il canottaggio italiano. In grande ascesa il nuoto azzurro. Paolo Pucci ha vinto a Budapest il campionato europeo dei 100 metri stile libero e ha stabilito il record continentale sulla distanza con il tempo di 56 secondi e 1. L'allievo di Zaberoni ha fatto anche parte della squadra di pallanuoto che si è piazzata quarta. Nel nuoto ha partecipato anche alle staffette. Nella 4x200 Pucci, Romani, Galletti e Fritz Dannerlein si sono piazzati al posto d'onore. Questo è il vittorioso arrivo di Pucci, il primo italiano che sia riuscito a conquistare un titolo europeo. Degna di rilievo anche la stagione di Roberto Lazzari, che vi presentiamo in quarta corsia nella finale dei 200 rana sempre a Budapest. Il Poulain di Raggi ha dimostrato di essere uno dei migliori ranisti del mondo, realizzando quest'anno 2 primi 41 secondi e 3. Agli europei è giunto secondo. Ha pure partecipato con Elsa, Fritz Dannerlein e Pucci alla staffetta mista, che ha conquistato il terzo posto. Anche Paolo Galletti, qui impegnato nella vittoriosa gara dei 1500 ai campionati italiani, ha ottenuto buone prestazioni, piazzandosi agli europei terzo nei 400 e quinto nei 1500. Ambedue queste gare sono state vinte dal fuoriclasse inglese Black, trionfatore anche nella farfalla. Galletti, allenato quest'anno da Costoli, ha portato il record italiano dei 1500 a 18 primi 41 secondi e 5. In campo femminile l'unica italiana giunta in finale agli europei è stata Velleda Veschi, che nei 400 stile libero si è piazzata sesta. Nel complesso il nuoto azzurro ha dimostrato di essere finalmente qualcuno, e questo non tanto per le ottime prestazioni degli azzurri, quanto per il fatto che moltissimi sono ora i giovani avviati a grandi successi. Paola Saini è una delle nostre migliori promesse, con i vari Bianchi, Della Savia, Bellone e Soliani. Alle Olimpiadi sentiremo parlare ancora del nuoto azzurro. Piera Castelvetri riconferma a Joan Le Pen la sua alta classe, conquistando nel corso dei campionati europei di sci nautico il titolo nelle figure e nello slalom e assicurandosi anche quello della combinata. Ecco impegnata nella prova di figure la giovane sciatrice italiana che dà un saggio della sua bravura. In campo maschile il dominio è degli atleti francesi che conquistano il titolo di figure con Vesel e il secondo e terzo posto con Muller e Logu. Nello slalom è prevista un'affermazione azzurra, ma invece si impongono i francesi con Muller, che si aggiudica anche il titolo nel salto. Carlo Ubiali nelle 125. Tarquinio Provini nelle 250 e John Surtees nelle 350 e 500. Questi i nuovi campioni del mondo che sulla pista dell'autodromo di Monza, con la disputa dell'ultima prova, il Gran Premio delle Nazioni, hanno indossato il casco iridato. L'annata 1958 nel motociclismo ha rappresentato la riconferma dell'industria italiana, che per merito della MV ha conquistato 8 titoli, 4 per marche e 4 per conduttori. Un'affermazione questa che non ha precedenti. La gara delle massime cilindrate a Monza è un monologo dell'inglese Surtees, che si riconferma miglior pilota del momento. Surtees quest'anno ha vinto tutte le prove di campionato cui ha preso parte. Egli si aggiudica così il terzo titolo mondiale della carriera. Il primo lo conquistò sempre su MV nel 1956. A Bologna, campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle. Nell'individuale femminile, una brillante affermazione è colta dalla quindicenne tedesca Marika Kilius, che vi presentiamo. Al posto d'onore si piazza l'italiana Gianna Piglia. In questa specialità, dove abbiamo in passato trionfato con la Rio, le azzurre hanno dimostrato di essere ora avviate sulla buona strada. Un altro tedesco vince l'individuale maschile, Karl-Heinz Losch. I tedeschi si sono pure imposti nelle coppie con Rita Blumenberg e Werner Mensching. L'azzurro Diego Menegotto ha conquistato il posto d'onore, mentre il titolo della danza è stato appannaggio degli inglesi Cooper.
Sul lago Coniston, nel Lancashire, Donald Campbell stabilisce il nuovo record mondiale di velocità sull'acqua all'eccezionale media oraria di chilometri 400 e 120. Dopo circa 2 mesi di continui preparativi, Campbell, con lo scafo a reazione Bluebird, si fregia del titolo di uomo più veloce del mondo sull'acqua. Il titolo italiano di ginnastica artistica premia un giovane, il 21enne Pasquale Carminucci, che gareggia per l'Adrianova di San Benedetto del Tronto. Dopo aver primeggiato agli anelli, Carminucci è stato il più regolare in tutte le altre prove. Data la sua giovane età, Carminucci sarà indubbiamente uno dei punti di forza della nostra squadra per le Olimpiadi romane del 1960. Miranda Cicognani è giunta alla conquista del suo terzo titolo consecutivo grazie soprattutto alla classe di cui è dotata. L'atleta dell'Edera di Forlì, infatti, si è presentata agli assoluti a corto di preparazione causa un incidente. I tennisti azzurri si sono dimostrati i più forti d'Europa vincendo la finale continentale di Coppa Davis. L'Italia ha prevalso nella sua zona su India, Danimarca, Polonia ed Inghilterra. Queste immagini presentano il doppio Sirola Pietrangeli, imbattuto nella zona europea, nel vittorioso incontro con gli inglesi Davis Knight. Gli azzurri si aggiudicarono l'incontro svoltosi in agosto a Milano per 4-1. In Australia, dopo aver nettamente battuto le Filippine, gli azzurri sono stati eliminati dai fortissimi americani, che hanno poi superato nella finalissima gli australiani detentori della Coppa. Vi presentiamo alcune fasi dell'incontro tra Pietrangeli e l'americano Olmedo. Quest'ultimo è il giocatore che più ha impressionato in Davis. Sirola, nella prima giornata, ha dovuto cedere a Richardson, di spalle. Nella squadra statunitense ha pure giocato McKay. Ma ritorniamo al calcio, lo sport più popolare in Italia. A Parigi contro la Francia i nostri moschettieri, pur subendo dopo appena 15 minuti una prima rete ad opera dell'ala Vincent, pareggiano a novembre per 2-2. È così rispettata ancora una volta una tradizione che da ben 38 anni ci vede imbattuti dai transalpini. Sul calcio d'angolo, Nicolè realizza di testa l'11° della ripresa. Otto minuti dopo, gli azzurri, ancora per merito di Nicolè, vanno addirittura in vantaggio. Poi nel finale il secondo gol dei francesi, ma il calcio azzurro, con qualche giovane in bella evidenza, appare sulla via della ripresa. A Genova, il 13 dicembre, ultimo confronto internazionale dell'anno contro la Cecoslovacchia. Ed è un altro pareggio. Gol del mediano Masopust al 27° del primo tempo, che fa registrare la prevalenza degli ospiti. Rete di Galli al 37° della ripresa, caratterizzata da una nostra vigorosa pressione, con precedente palo di Galli e una traversa colpita da Boniperti. Finalmente il pubblico può applaudire soddisfatto i suoi beniamini. Ed è così terminata la nostra sintetica rassegna dei principali avvenimenti agonistici dell'annata in Italia e all'estero. Eppure un altro avvenimento non va dimenticato, anche se deve ancora accadere: le Olimpiadi di Roma. Si svolgeranno nel 60, ma hanno già fatto sentire la loro presenza per tutto l'anno testé decorso e in tutti gli sport. In numerosi centri della penisola, con gare e manifestazioni simboliche, è stata celebrata sul finire di agosto e nella prima decade di settembre la giornata olimpica. Scopo dell'iniziativa: rendere fin d'ora palpitante e attuale e popolare l'ideale di Olimpia. Un mito antico e moderno, di nobili e generose tensioni, di umana fratellanza, al di là di ogni barriera di razza, di religione e di nazionalità, tra genti di 1000 contrade, unite nel comune impegno dell'agone sportivo. Un mito che a Roma diventerà meravigliosa realtà.